Se ci pensiamo, in un laboratorio il posto dove nascono tutti i nostri progetti è il nostro banco da lavoro. Infatti lo usiamo quando saldiamo, avvitiamo, costruiamo. Per questo, secondo me, un banco da lavoro deve essere progettato bene, in modo che sia solido e comodo da usare. Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e su questo canale faccio video in cui realizzo progetti di elettronica di ogni tipo. Nel video di oggi costruiamo un nuovo banco da mettere qui nel mio laboratorio. Quando ho progettato questo banco avevo in mente due cose. Doveva essere semplice da realizzare e infatti per costruirlo ci servirà solo un avvitatore e doveva essere abbastanza economico. Come sapete il mio laboratorio è molto piccolo e quindi sto cercando di usare gli spazi al meglio. Per questo ho bisogno di poter spostare il banco e quindi ho realizzato un sistema per far scendere le ruote solo quando servono. In questo modo il banco rimane molto stabile perché quando lo usiamo poggia direttamente sulle gambe e non sulle ruote. Comunque di questo meccanismo e di come l'ho reso inutilmente complicato ne parleremo dopo. Ma ora iniziamo! Quest'estate mi sono preso un po' di tempo per imparare a disegnare in Fusion 360 e sicuramente ne è valsa la pena. Infatti per questo progetto aver fatto un disegno 3D mi è stato veramente utile. Per comprare il legno sono andato a un negozio brico nella mia città perché fanno il servizio di taglio legno e quindi ho portato a casa i pezzi già tagliati. Ovviamente se avete le macchine per tagliare il legno vi consiglio di partire da un pannello intero perché avrete dei tagli migliori a un prezzo più basso. Questi sono i pezzi con cui farò la struttura del banco, che sono tutti di multistrato e spesso 22 mm, perché volevo che il banco fosse molto solido. Ho iniziato facendo le 4 gambe del banco e per farle userò questi 8 pezzi. Per prima cosa ho levigato i pezzi con una carta vetrata di grana 120, sia sulle due facce che sui bordi. Ovviamente questo passaggio si può fare anche a mano, ma avere una levigatrice rende il lavoro un po' più veloce, anche se levigare rimane comunque una cosa noiosa. Ciascuna delle 4 gambe sarà formata da 2 pezzi di multistrato messi ad angolo. Per fissare tra loro i pezzi userò 8 viti belle grandi per ciascuna gamba. Quindi ho segnato su uno dei pezzi i punti per fare i fori per le viti. Per fare i fori alla giusta distanza dal bordo ho fatto una dima stampata in 3D e questo vi fa capire quanto io sono fissato con la precisione. Una volta fatti i fori sul primo pezzo li ho riportati su altri 3 pezzi per arrivare ad avere 4 pezzi con i fori e 4 senza. Poi ho svasato tutti i fori per avere la testa delle viti allineata con la superficie del legno. A questo punto devo avvitare i pezzi delle gambe tra loro. Per tenerli a 90 gradi avevo comprato questo morsetto fatto apposta, che però era ben lontano dall'essere a 90 gradi. Quindi ho usato questi quadrati di legno con 2 fori che ho fissato ai pezzi con dei morsetti, che hanno funzionato molto meglio. Dopo aver messo tutte le viti, eccoci qui con le 4 gambe finite e anche con le mie squadrette improvvisate sono venute quasi perfettamente a 90 gradi. Ora possiamo passare alla struttura che unisce tra loro le 4 gambe del banco, rendendolo molto stabile. Questi rinforzi formeranno 2 cornici che saranno messe una sotto al piano e una più in basso. Per unire le gambe dal lato lungo del tavolo userò questi 3 pezzi di multistrato da 115,6 x 10. Anche questi pezzi vanno ovviamente levigati.
Tra l'altro, per appoggiare i pezzi mentre li levigo sto usando questo tappetino antiscivolo che è veramente comodo, perché essendo morbido i pezzi stanno ben fermi e soprattutto non si graffiano se sotto ad esempio c'è un po' di segatura. Ora devo fare i fori per avvitare questi pezzi alle gambe. Per fare tutti i fori nella posizione giusta ho stampato in 3D questa semplice dima. Ho svasato anche questi fori per avere la testa della vite a filo con la superficie. Grazie alla dima ci ho messo veramente pochissimo a fare tutti i fori, quindi possiamo avvitare questi 3 pezzi alle gambe. Ho avvitato i rinforzi sulla parte interna delle gambe, stando attento a metterli bene in squadra. I rinforzi più in alto vanno semplicemente a filo con il piano. Invece quelli più in basso saranno un po' rialzati rispetto al pavimento e quindi ho usato 2 pezzi stampati in 3D per tenerli alla giusta distanza. Ed ecco qui le 4 gambe unite a 2 dai rinforzi. Avrete visto che sul davanti del tavolo non ho messo il rinforzo sotto e questo l'ho fatto per potermi sedere e mettere le gambe sotto al tavolo. Ora ci rimangono da unire le gambe sui lati corti del tavolo per avere la struttura finita. Il procedimento è lo stesso di prima. Ho preso questi 4 pezzi di multistrato, li ho levigati e ho fatto i fori alle 2 estremità. Poi ho avvitato questi pezzi alle gambe del tavolo, alla stessa altezza degli altri rinforzi. Ed ecco qui la struttura del banco finita. La struttura è venuta veramente solida e misurando le 2 diagonali abbiamo una differenza di circa 1 millimetro, quindi è quasi perfettamente in squadra, anche se credo più per fortuna che per altro. Ora possiamo pensare al piano. Per il piano userò una tavola da 120x60 di abete lamellare, spesso 18 mm. Ho levigato il piano su entrambe le facce e sui bordi con una carta vetrata di grana 120. Per il sopra ho dato una passata anche con la grana 180 per renderlo più liscio. Per fissare il piano alla struttura userò dei semplici angolari, avvitati sia alla base che al piano. Sul piano darò della vernice per pavimenti Bondex per proteggerlo dai graffi e dallo sporco. Ho scelto la versione opaca per evitare riflessi che nei video sarebbero fastidiosi. Se c'è una cosa che non so fare è verniciare, quindi se avete dei suggerimenti scriveteli sotto nei commenti. Comunque dopo la prima mano ho lasciato asciugare per qualche ora e ho carteggiato leggermente il piano prima di dare una seconda mano. Quando anche la seconda mano era asciutta ho portato il banco qui sopra. Però l'idea dietro a questo banco era di poterlo usare non solo appoggiato al muro dal lato lungo ma anche sporgente, come lo vedete adesso. Quindi mi servono delle ruote per poterlo spostare. Il problema è che mettere delle ruote direttamente sotto alle gambe del banco lo renderebbe molto meno stabile. Quindi ho pensato a un sistema per abbassare le ruote solo quando devo spostare il banco, per poi alzarle quando il banco è fermo, in modo che appoggi direttamente sulle gambe. Dopo alcune ore di progettazione e diverse idee da buttare, ho pensato di creare un sistema con un pistone a cui è attaccata la ruota mosso da una vite, che viene fatta girare da una manovella. Ovviamente far muovere il meccanismo con un motore elettrico con un bel pulsante sul bordo del banco sarebbe stato molto bello, ma anche molto costoso. Per fare ciascuno dei meccanismi per le ruote ho stampato in 3D 2 pezzi, di cui uno è il pistone e l'altro è la base, e come vedete il pistone scorre nella base. Nella base ho messo 2 cuscinetti a sfere, e convincerli a entrare nel loro spazio non è stato facile e ha richiesto parecchie martellate. Nella parte che si muove invece ho messo 2 dadi M5, uno all'esterno e uno all'interno.
Poi ho tagliato un pezzo di barra filettata M5 da 9 cm. Sulla barra filettata ho messo un dado autobloccante e l'ho infilata nei due cuscinetti. Poi ho messo un altro dado per bloccare la barra filettata, senza stringere troppo per non danneggiare i cuscinetti. Ora ho fissato una ruota con 4 viti al pistone. Scartando l'idea dei motori per far girare la barra filettata che poi fa abbassare la ruota ci serve una manovella. L'ho stampata in 2 pezzi e ho avvitato il pomellino alla manovella con una vite M4 e un dado autobloccante, in modo che il pomellino possa girare. A questo punto ho messo 2 dadi ben stretti tra loro sulla barra filettata, che entrano perfettamente nello spazio esagonale della manovella. Per bloccare la manovella ho messo sopra un altro dado. Come ultima cosa ho fatto entrare il pistone nella base girando la manovella e come vedete il meccanismo sembra funzionare bene. Quindi ecco qui uno dei meccanismi per le ruote e con un po' di magia ecco gli altri. La cosa più complicata forse è stata montare le ruote al tavolo perché la posizione è veramente scomoda. Ecco quindi le 4 ruote montate. Facendo fare qualche giro all'indietro alla manovella abbassiamo le ruote abbastanza da poter spostare il banco. Poi quando abbiamo finito ci basta girare la manovella in avanti per far alzare le ruote. Inizialmente avevo pensato di unire i 4 pistoni con una cinghia, ma dopo un semplice test mi sono accorto che non poteva funzionare, perché la cinghia saltava ai denti della ruota. Durante la costruzione del banco avrete visto che ho fatto delle asole nei pezzi orizzontali. L'idea che avevo era di fare un sistema per fissare in modo rapido il banco al muro, ma sono ancora ben lontano dal costruirlo, perché anche se sembra semplice non lo è per niente. Forse comunque vi parlerò di questo sistema in un prossimo video o in un post. Chi mi segue da un po' si ricorderà che qui prima c'era un altro banco. Quel banco lo metterò in garage per metterci su il trapano a colonna e altre cose. Comunque io sono molto contento di come è venuto questo banco e il fatto di poterlo spostare mi sarà molto comodo quando faccio le riprese per i video. Intanto anche questo video finisce qui e per non perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.